Ciao, sono Christian e oggi vi parlerò del paesaggio. Per paesaggio si intende un'immagine principalmente pittorica o fotografica che riproduca un determinato ambiente naturale, selvaggio, di campagna, ma anche di città. Con il vedutismo, infatti, il paesaggio si apre anche alla rappresentazione di città, rovine antiche e sobborghi industriali. Può essere reale, raffigurare quindi un luogo preciso, ma può essere anche di completa invenzione. Sono moltissimi gli artisti che si cimentarono in questo genere nel corso della storia dell'arte, producendo dei veri e propri capolavori. È giusto citare Ambrogio Lorenzetti come precursore con il suo affresco Le conseguenze del buon governo in campagna. Ma pensiamo anche alle miniature dei fratelli Limburg o ai manoscritti miniati da Jan van Eyck. Nel Rinascimento italiano il paesaggio conobbe la propria fioritura soprattutto a Venezia, con Giorgione, Tiziano, Lorenzo Lotto. Oppure ancora ricordiamo il vedutismo con Canaletto, Francesco Guardi e Gaspare Vanvitelli. Il romanticismo di William Turner, John Constable e Caspar David Friedrich, la scuola di Barbizon, l'impressionismo, fino ad arrivare alla contemporanea land art. Secondo le fonti scritte, nell'antica pittura greca si potevano trovare scenari naturali a sfondo dei dipinti. Il paesaggio trovava spazio nei prati dei giardini come decorazione parietale. Anche nel primo e nell'alto medioevo troviamo l'inserimento di elementi naturali nei quadri e nei rilievi, ma sempre come cornice o sfondo. Mai si trattò il paesaggio come fine a se stesso, quindi come genere autonomo. La critica moderna fa risalire gli esordi di una vera e propria arte del paesaggio al Trecento italiano. All'epoca questo genere pittorico ebbe modo di affermarsi in anticipo rispetto al resto dell'Europa. Come si è detto, è difficile trovare un tempo e un luogo di nascita, ma possiamo azzardare l'Italia e le Fiandre come i due luoghi di nascita di questo genere autonomo dell'arte. Il paesaggio e la natura hanno da sempre ispirato gli artisti, che da principio ne hanno tratto delle semplici immagini decorative, poi però il genere ha acquisito spessore, diventando in alcuni casi allegorico, in altri casi celebrativo della grandezza della natura, in altri ancora esempio della forza dell'uomo, dell'industrializzazione. In effetti il paesaggio, nel corso della storia dell'arte, ha avuto gli scopi più disparati. Se il video ti è piaciuto lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!